Attenzione! Il video che seguirà è destinato ad un pubblico di soli chitarristi nerd. Chitarristi nerd, non poteva mancare il chitarrista della terza band di questa sera al Legend Club di Milano per il release party degli Inverno ed è ovviamente Ema dei Distorted Visions. Ciao ragazzi. Allora, lui ovviamente è un chitarrista di quelli che picchia come un fabbro, a dir poco. Allora, anche loro digitale, quindi anche loro con la Helix Floor, Line 6, però lui la usa in una maniera un po' particolare, quindi andiamo ad appurare rispetto a quello che poteva essere Ale degli Endgame o Diego e Dani degli Inverno, come la utilizza lui, perché è una funzione molto più semplice, se vogliamo, molto più intuitiva. Ma prima di fare questo passaggio andiamo a chiedere ovviamente che strumento suona, inteso che marca, che modello, e con qualche dettaglio, magari qualche trucchettino che potrebbe tornare utile, e non vergognatevi nel farlo, perché questo vuol dire, diciamo, utilizzare soluzioni punk per sopravvivere. Assolutamente punk per sopravvivere. Ok, assolutamente. Allora, innanzitutto, Ema, vai. Allora, che cosa usi qui? uso LTD Della ESP? 407 e pickup e IMG 81-85, I classici. i classicissimi, Yes. potentissimi. Cattivissimi. Scalatura 0,10 ma con la settima 0,72, Ah, quindi proprio devastante. Ho dovuto allargare il foro perché non c'entrava la corda. Sì, molte chitarre quando vengono fuori dalla fabbrica hanno questo piccolo difetto, che montano delle corde che per fare certi generi, certe droppature, certe cose non vanno bene, quindi la corda è un po' floscia, esatto. e bisogna cambiare, quindi bisogna andare a trapanare letteralmente La chiavettina. la chiavettina. Di fatto poi non è che devo andare così in basso, sono in drop A. Solo sei che mi uno piace che- proprio il chang, quindi deve suonare bene la corda potente, non deve essere un po' floscia. Ok. Tracolla di Marzio, rivettata molto bene perché vabbè, lo vedrete. Perché si agita parecchio il ragazzo. Sul palco non deve scappare, non deve cadere. E Facciamo vedere la soluzione punk per Back. sopravvivere. Allora, back questo... adesivone necessario per la portafortuna. Ok, e cos'è che hai combinato qua? Perché hai fatto questo? Perché i nostri amici lucisti, quando tu sei sul palco e suoni e scuoti i capelli, la testa e guardi la gente che poga, eccetera, eccetera, spengono le luci, fanno magari lo strobo, no? E Lai, che è un chitarrista della Madonna, sa bene che loro spengono le luci nel momento in cui tu devi iniziare A fare qualcosa Esatto, di importante, esatto. tipo un solo piuttosto che Esatto. perché ovviamente è l'enfasi del momento. assolutamente. E quindi io col tatto del pollice sento dove devo andare a schiacciare, senza guardare le note. Questa è una soluzione che utilizzano in tantissimi anche tra i professionisti. Sì, perché mi è stata consigliata dal maestro in persona, Maki, una volta, Conacol, che della salutiamo. Conacol, che salutiamo, e da lì sempre utilizzata, sempre comodissima e necessaria praticamente. Perfetto. Diciamo che questa è una dei vari trucchetti che si possono utilizzare Assolutamente. quando magari dici ok, io devo vedere cosa sto facendo, soprattutto chitarristi solisti che magari hanno bisogno di vedere la tastiera in quel frangente perché magari è un po' più per sicurezza, eccetera. Assolutamente. Questo è un trucchetto molto utile. Passiamo però alla pedaliera in sé. Spiegaci un pochino come funziona. Allora, di fatto Non usi gli snapshot. non uso gli snapshot, mantengo il canale preset singolo, ho impostato, questi ve li faccio vedere più tardi, hard gate, che è questo, non uso il noise gate perché io ho necessità durante i breakdown di silenzio tombale fin da subito, pesantissimo. Quindi non lo metti in ingresso? Non lo metto in ingresso, sì, lo metto qua, ma non prima Ok. dei due, come si chiamano? Vabbè, Dei due drop. i due drop. Overdrive per potenziare la testata, la room è un classico, il delay mi serve solo in alcune canzoni e questo qua era un segreto, non devo farlo vedere. Perché? Però a prescindere da tutti quelli che usano IR vari, preset costruiti, io mi sono trovato un suono incredibile con questa testata. Quindi Quindi di fabbrica. Di fabbrica, assolutamente. Perché vedo che non usi R, usi direttamente Sì, le casse del... uso le casse, doppia cassa e super easy.
Poi uso queste due chicchette per i drop, quando mi serve per i breakdown vado giù in drop C mantenendo la stessa scala sulla chitarra, e drop F quando devo fare l'ignorante, però vabbè. Ma questo è molto Tutto utile. molto semplice, molto semplice. Beh, è un Basta. preset molto, diciamo, minimale, se vogliamo. Molto minimale, è essenziale, è importante perché, per me, perché in qualsiasi situazione mi trovo devo essere in grado di gestire la pedaliera. Quindi Ok. non voglio casini, non voglio cambiare preset alla canzone, non voglio lo snapshot, mi piacerebbe farlo, lo farò magari in futuro, Ok. però tutto qua, Beh, molto semplice. vedete che anche nella semplicità si possono tirare fuori dei suoni comunque di un certo spessore. Poi comunque andate a sentire quello che fa Ema con i Distorted Esatto. Vision e ve ne renderete conto poi alla fine. A Ovvio. proposito, giusto per Yes. una domandina, è la domanda conclusiva con cui finiamo le nostre interviste, è se tu dovessi dare un consiglio a un chitarrista che inizia ad approcciarsi allo strumento, qual è il consiglio che daresti? Approcciarsi a uno strumento No, o alla su- chitarra, alla allo chitarra, strumento. Che consiglio daresti? Cioè, la primissima cosa che ti viene in mente fondamentale come consiglio, cosa diresti? l'impegno. L'impegno. Se è l'approccio alla chitarra, io ho passato anni della mia vita sullo strumento, sono stato bocciato anche a scuola perché passavo i pomeriggi a suonare la chitarra tutto il tempo, mi divertivo Abbiamo i assolut- testimoni qui, mi divertivo tutti i giorni a suonare la chitarra, ore e ore e ore, deve essere un divertimento, deve essere qualcosa di piacevole. Beh, ancora lo è, anzi lo stai facendo Adesso all'ennesima potenza perché condivido con tutta la ciurma di fatto sul palco ed è bello, soddisfacente. Beh, grazie mille per Figurati. la piccola intervista. Seguite i Distorted Vision, seguite Ema e grazie mille. Grazie.